Before starting, please select your preferred subtitle because the video will continue in Italian, my language. Antes de comenzar, selecciona el idioma en el que deseas tus subtítulos porque el video continuará en italiano. Sì, pronto? Uè Giulio, ciao, sono Aurelio. Ciao, com'è? Tutto bene, tutto bene. Senti, pensavo una cosa, che ne dici se facciamo come l'altra volta, vado in una tabaccheria e cerco qualcosa di sigari cubani tra quel poco che si trova? Va bene, ok, pare una buona idea. Vai. Allora vado da Renato ad Albenga perché sono lì in questi giorni, così ne approfitto. Ti va bene? Va bene, va bene. Dove vuoi tu? Va bene. Sembra ottimo. Domanda, ma secondo te ci cascano ancora che stiamo facendo questa telefonata o capiscono che è finta? Non lo so, il nostro pubblico secondo me è intelligente. E allora va bene, dai. Se ci segue. Smettiamola di fare le finte telefonate, siamo qui, a fra poco. Ciao, ciao. Quando si viene ad Albenga non si può mancare alla tabaccheria di Renato Ansaldi e per il ciclo fumiamo qualche cosa di semplice, tra i sigari si trova sempre qualche cosa e qui sicuramente possiamo trovare qualcosa di interessante. Un po' cosa da offrirci Renato. Buonasera René. Ciao, Eccoti, Diego. come Ciao, stai? ciao, Tutto bene? ciao, bene, sei venuto a trovare. Ogni tanto Bene, passo, dai, va. mi rilasso un pochino. Vieni qua. al mare. Vengo al mare, giusto. Fuori stagione, ma vengo al mare. Sì. Senti, con Giulio vogliamo farci un'altra fumatina semplice semplice. Ovviamente rimaniamo sui sigari cubani. So che c'è poco, ma qualcosa si trova sempre. Cosa ci guarda, offri di siamo bello? proprio malmessi. Comunque, non so, Romeo e Giulietta nel Ok. tubo. Beh, c'è ancora di valido gli Upman, sono gli ultimi. L'Alf Corona che è una fumatina Ottimo, tranquilla. ottimo, Poi assolutamente sono buoni, bene. effettivamente niente male, ecco. Poco Sì, impegnativo, sì, una sì, cosa. Direi che vanno bene, dai, ne Va prendiamo bene. un paio così con Giulio ci facciamo questa fumata. Perfetto. Ottimo, grazie mille. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah. Salve Slow Smokers, bentornati. Eccoci qui, fumata prenatalizia. E dopo questa finzione, questa pantomima con questa telefonata, ma non volevamo ripeterci, siamo pronti a ripetere la fumata. E questa volta, sempre seguendo il format dell'ultimo video che abbiamo fatto insieme, che vi ricordo si intitola Sigari cubani, che per quanto se ne trovino pochi, se ne trova ancora qualcosa nelle tabaccherie, questo è il titolo del format. Questa sera fumeremo Un Alf Corona di Ace Upman, un ottimo sigaro, se non per tutti i giorni, quasi. Sì, mi anticipo magari, ma lo vedremo in fumata. Questo è uno dei sigari che io ho sempre considerato facilmente consigliabile anche per i novizi e i neofumatori, per vari motivi, ma li vedremo fra poco. Sì, vale per tutti, io quando ne ho me li fumo a raffica perché sono ottimi, hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e valgono veramente la pena
speriamo che questi 2 esemplari restino in questo solco. A fra poco. Ciao! Benissimo, come sempre procediamo al taglio all'accensione. Il sigaro è molto piccolo, lo ricordiamo, le sue misure sono 44 64esimi di pollice come diametro per 90 di largo, cioè la lunghezza. Il sigaro si chiama Alf Corona della marca Ace Hubman e la vitola de Galera è anche questa Alf Corona. Facciamo vedere il taglio, qualche volta qualcuno ci chiede, il taglio deve essere minimo, pochi millimetri, quindi non va ghigliottinato. Si chiama ghigliottina, ma non va usato, diciamo, per mozzare il sigaro a metà. Non va decapitato. Come vedete il taglio deve essere veloce, netto e preciso, senza grandi, diciamo, gesti teatrali come fa qualcuno. Detto questo, quale altro sigaro c'è con questo formato? Io ne ricordo almeno uno. Sì, c'è quello, il Media Corona di Montecristo, in produzione ordinaria, poi c'era stata un'edizione regionale, se non sbaglio, di Quai d'Orsay, adesso non ricordo se regionale o meno, comunque un sigaro non in produzione. Quindi questo peraltro è un formato veloce, come potete vedere. Cosa vuol dire 44x90? Vuol dire questo, un esemplare così, quindi un sigaro che quelli normali si fumano in quanto? 20 minuti? Una mezz'oretta? Diciamo, io ci metto, se non il doppio quasi, ma questa è una peculiarità mia. Cercheremo di fumarlo in 20 minuti, ma di condensare il video alle note salienti. Io sto effettuando un'accensione con fiamma morbida. Il sigaro, oltre ad avere un'ottima costruzione, questo l'abbiamo guardato prima, ha una bella capa colorado, il riempimento è perfetto, non ci siamo soffermati particolarmente, non perché non vogliamo dare importanza a questo sigaro, ma è veramente ben costruito e non c'è molto altro da aggiungere. L'accensione è stata anche facile, tra l'altro ne approfitto per dire che mentre ero dal Benga, sono andato a Renato, ho trovato anche questo a un mercatino. Bello. Un bel Dupont in lacca nera, un bel affare con tanto di custodia. Questo ogni tanto un colpo fortunato capita anche a me. Gli ho dato qualche colpo a crudo e già a crudo ha dato dei bei sentori, una bella intensità. Vediamo se lo rispetterà, ok? Io provo il primo puff. Anche qui 2 rudimenti di accensione, sigaro inclinato di 45 gradi e l'idea è quella di accendere la corona esterna e non tutto il centro del sigaro. Poi chiaramente ogni tanto un colpettino anche in centro si può dare, ma bisogna accenderlo dolcemente e lateralmente e non affumicandolo quindi fino a tutto il cannone, ma bisogna cercare di rimanere il più possibile sulla punta, per dire così. Poi una volta magari faremo un video apposito, ok? Intanto, prima di dare le mie primissime impressioni, Giulio, Ace Hubman come si posiziona come forza rispetto alle altre marche? È un marchio di forza medio leggera, è un marchio global ed è quindi un marchio che potete trovare praticamente in tutto il mondo quando trovate i sigari. È un marchio che negli ultimi tempi ha avuto una bella spinta da parte della banda, negli ultimi anni, insomma, già qualche anno che accade. Sì, ricordiamo che il primissimo batch di questo sigaro uscì nel 2011 nella sua scatola abilitata da 25. Io ho fatto qualche tempo fa l'apertura di una di queste scatole, il profumo e la bontà di quel sigaro è leggendaria, mentre il Montecristo Media Corona, l'equivalente di Montecristo, quindi sempre un Alf Corona, è uscito qualche anno dopo, nel 2015. Questo è uno dei sigari forse ancora più tra i più facili da trovare. Prima scherzosamente ho inventato un titolo un po' lungo, un po' sbagliato anche grammaticalmente, ma in verità è per dire che noi siamo alla ricerca con questi ultimi video con Giulio di sigari che si possono trovare abbastanza facilmente presso le tabaccherie italiane. E questo io l'ho incontrato in diverse tabaccherie, quindi facile da trovare, a un costo limitato, perché siamo intorno ai 5,80 €, 6 €, forse con gli ultimi aumenti, quindi una scatola costa intorno ai 150 €. Ed è un sigaro che se trovate vi consiglio di prendere tutti, cioè prendere la scatola intera. Sottoscrivo. Ci vediamo dopo. Ciao.
Che se Becchetto lo impressiono così. Bentornati, stavamo disquisendo sulla densità e la corposità di questo fumo che rimane proprio in sospensione. Non sappiamo se il contrasto caldo-freddo della camera, dell'aria, della finestra aperta, o se è proprio il fumo che è molto corposo di questo sigaro. Detto questo, appunto, volevamo dare le primissime impressioni dei primissimi puff, perché l'abbiamo acceso proprio da pochi istanti. Intanto Giulio mi faceva notare, e l'ho ravvisato anch'io, una bella dolcezza. Sì, e a tal proposito, lo vedete qui in bella esposizione davanti a noi, ho scelto proprio per questo abbinamento un rum che ha una chiave dolce piuttosto pronunciato. Vi sfido ad avercelo, perché questa è una cosa un po' particolare. Questo è un rum Troubadour che arriva niente poco di meno che dalle isole di Turks and Caicos, che sono, diciamo, sotto alle Bahamas, quasi fossero un prolungamento delle Bahamas. Sono stato lì qualche tempo fa e ho preso quello che di più tipico avevano, che di più tipico mi interessa, ovvero un rum. Quindi insomma è un rum, diciamo, di media intensità, un 15 anni con una nota dolce, una cosa un po' particolare. Visto che il sigaro era una cosa, come dire, facile, abbiamo fatto un abbinamento per contrasto dal punto di vista della reperibilità e un abbinamento invece per analogia dal punto di vista della dolcezza. Vediamo se ci sta bene. Il sigaro sembra dolce, il rum si presenta bene, vediamo un po' come sarà l'abbinamento e a dopo anche per le considerazioni sulla degustazione. A fra poco. Perfetto, ci vedete col bicchiere in mano dopo. Ciao. Facciamo un rabbocco di questo ottimo rum, dolce al punto giusto. Il sigaro procede, siamo praticamente alla fine, poco più della metà io, Giulio un po' più indietro come sempre, e abbiamo fatto alcune valutazioni. Intanto un fumo cremoso, un sigaro immediato direi, facile, di facile comprensione, molto piacevole da fumare chiacchierando, e stavamo raccontando qualche aneddoto, qualche novità nel mondo dei sigari. Non mancano mai. Ma non solo, perché presto faremo un bel video con un rum che arriva da un caro amico che insieme a un altro amico tabaccaio ha realizzato, ma non vi anticipiamo nulla perché sarà proprio una novità di queste giornate, aspettiamo che ci sia la presentazione ufficiale. E quindi Giulio, cosa ne pensi di questo sigaro? Abbiamo detto, secondo me, se non tutto, abbastanza. Questo è un sigaro piacevole, fruibile, rispetta l'intensità nicotinica, diciamo così, di un sigaro medio, leggero. Parliamo di due sentori, io ci sento qualche sentore di legno, sentore di miele, soprattutto, che ben si spesa con il rum, che è un rum veramente mieloso. Paglia, fieno, non magari una paletta aromatica così larga, anche perché non è questo il sigaro per avere una paletta aromatica ampia e non è neanche il formato per avere una paletta aromatica ampia, però sicuramente un ottimo sigaro, direi un sigaro da pomeriggio, un sigaro volendo da aperitivo, un sigaro più da, sicuramente da bollicine piuttosto che da rum forti, però come vi stiamo facendo vedere va benissimo anche per un rum con uno stampo più leggero come questo. Quindi vi ripetiamo, se cercate un sigaro da fumata immediata, un po' spensierata, per chiacchierare, non particolarmente filosofico ma di alta qualità, questo è il sigaro che fa per voi. Mi trovo d'accordo sull'analisi di Giulio. Le note che io percepisco di più sono proprio quelle del legno. Non vedo questa grandissima ricchezza aromatica, come ha detto Giulio. È un sigaro immediato, ecco, così, questo è l'aggettivo che userei, con un'accezione positiva, proprio perché confermo che sarebbe un sigaro consigliabilissimo a una persona alle prime armi, facile da capire, non impegnativo per la lunghezza, non impegnativo per il formato, e la combustione è molto semplice, non richiede accensioni, non richiede correzioni, si abbina anche abbastanza facilmente. Giulio ha scelto un rum dolce, molto beverino, insomma un perfetto sigaro per una chiacchierata con amici che amano degli ottimi sigari Havana, abbastanza facile da reperire, quindi se girate per tabaccherie sono abbastanza sicuro che lo troverete. Il prezzo, come abbiamo detto, facciamo ruotare la solita banconota qui, è di circa 6 euro, almeno l'ultimo listino stampato di Diadema è 5,80, però ci sono stati degli aggiornamenti successivi, ma siamo su quell'ordine di grandezza lì.
Cos'altro dire? La persistenza non è eccessivamente lunga, non brasa il palato, rimane in bocca, ma diciamo che sparisce abbastanza velocemente la sensazione di questo sigaro, il che lo rende veramente un sigaro spensierato per un momento spensierato. E confermiamo che la durata dovrebbe essere una mezz'ora, noi adesso stiamo fumando più o meno da mezz'ora, io sono a buon punto del secondo terzo, fa un po' specie dirlo per un sigaro così breve. Un po' come il Partagas D6, questo sigaro inizia a diventare piacevole e interessante, sul più bello finisce, però vabbè, non è questo l'Ace Hubman da fumare quando uno vuole una fumata complessa e più lunga. Quindi direi, come ha detto Giulio, perfetto per un pomeriggio, perfetto per una chiacchierata con amici, va avanti da solo, il fumo è abbastanza corposo, Fumo, sì. la persistenza è lieve, media, si conferma nella sua forza caratteristica della marca. Non credo che ci siano altri stravolgimenti, No. Questo è tutto per questo sigaro, ve lo consigliamo, non c'è nulla da dire. Sì, sì. Vogliamo fare di nuovo il gioco delle domande veloci che ti ho fatto l'altra volta e vediamo di nuovo di fare questo identikit per riassumere? Se non sono difficili. Sono facilissime. Allora, il primo è, diciamo, il rapporto qualità-prezzo. Il rapporto qualità-prezzo è buono, anche se purtroppo sta peggiorando come per tutti i sigari cubani, ma resta buono. La facilità di fumata e soprattutto la costruzione. Facile da fumare, ben costruito. Lo consiglieresti a un fumatore alle prime armi, a un novizio? Sì, assolutamente, è veramente un ottimo entry level, ma va bene per tutti. Beh, direi che abbiamo detto tutto, abbiamo evidenziato che comunque si tratta di un sigaro positivo, non è un sigaro, se vogliamo sempre aprire un po' al mondo dei fumatori del Kentucky, visto che comunque scriveremo qualche cosa anche su Gusto Tabacco, che è seguito da moltissimi fumatori di Kentucky. Forse non è un sigaro ideale per il fumatore tipico di Toscano, per via proprio di questa leggerezza, rimane tra i sigari più soavi e almeno secondo me non lo consiglierei a un purista kentuckiano, ecco. Beh, se volete la bocca brasata non è questo il sigaro che ve la brasa. Quindi ci siamo detti tutto, non ci dilunghiamo e vi rimandiamo alla prossima puntata. Ciao ciao! A tutti. Ciao, ciao ciao.